Ciao da Fulvia e ben ritrovati in Blue Spin Art. Per quest'inverno ho voluto cimentarmi in un classico, cioè in un abito top-down. Proprio perché inverno ho voluto realizzarlo con una lana morbida e calda, però anche dando dei piccoli tocchi di personalizzazione. Infatti, come potete notare, iniziamo con un classico top down e quindi si intende iniziamo la lavorazione con lo scollo, quindi dall'alto verso il basso, e dopo questa prima fase classica, come l'ho definita, ho voluto dare un doppio colore parte alta, parte bassa, allungarlo il più possibile e quindi farlo diventare un abito effettivamente molto lungo, e le maniche che, sempre rispettando il doppio gioco di colore, ho voluto realizzare con questo effetto ventaglio e in ultimo lasciare un piccolo foro per l'inserimento del pollice. Vedrete che indossato è veramente molto carino. Una cosa, io lo vedete qua terminato e quindi indossato così com'è. Me l'hanno già chiesto, sto valutando se effettivamente allungarlo leggermente di più per farlo arrivare definitivamente verso le caviglie. Diventa proprio un tubino che fascia completamente, ma vi dico veramente molto veloce e semplice da realizzare. Vi lascio alle immagini, è una lavorazione molto veloce, quindi il video in sé è proprio scorre via facilmente. Lasciatemi nei commenti i vostri pareri, ci vediamo alla prossima. Ciao da Fulvia e buono spin! Per questo progetto ho intenzione di utilizzare della lana mohair in questa versione mélange a più fili, vedete questo tocco di rosa, di rosso tenue misto a grigio, con sempre mohair filato bianco. Un insieme darà questo aspetto. L'uncino utilizzato è un 8. La parte alta la farò quindi con questi fili uniti insieme, quindi la parte dello scollo fino sotto il seno utilizzerò l'unione dei due filati. Dopo mi dedicherò soltanto, per quanto riguarda l'intero abito, al filato mélange sul grigio. Bene, possiamo avviare la nostra lavorazione. Qui vedete lo schema che ho scelto e che seguirò per tutta la parte alta e quindi per lo scollo del mio top down. La misura che intendo seguire rispetta un inizio di lavorazione catenella di 97, quindi sono multipli di 3 più 1. Lo vedete, qui lo schemino riporta proprio un equilibrio e un rapporto di 3, quindi è semplice. A termine della mia catenella mi inserirò nella codina e quindi inizierò il mio giro. Non vi sto a tediare con la lavorazione passo per passo di tutta la prima parte dello scollo, perché è veramente semplice seguire questo schema e quindi ci vediamo laddove si inizierà a vedere la divisione delle maniche. Buon proseguimento, a dopo, ciao! Dopo aver così fatto le righe dello scollo, diciamo le prime righe come da diagramma che vi ho riportato, sto quindi ora eseguendo l'ultima riga prima della divisione e apertura delle maniche. Quindi ho lasciato, dicevamo, 6 noccioline per lato di manica, quindi 6 più 6 sono 12 noccioline, e ho messo il marcatore, lo stesso dall'altra parte.
Con l'ultima riga che sto eseguendo ho deciso di lasciare, per quanto riguarda le maniche, sempre un'apertura, e quindi 2 spazi 3 pieni, 2 spazi 3 pieni, sempre punti alti, e la parte centrale invece piena. Quindi al posto dei 2 spazi ho fatto 2 punti alti, quindi 3, 2 punti alti, 3, 2 punti alti, 3, 2 punti alti, nella stessa sequenza e quindi con lo stesso equilibrio delle maniche. Ora finisco il giro e successivamente lascerò la lavorazione a punti alti soltanto per il busto, quindi direi che la parte alta è ultimata e con quest'ultimo giro si stanno definendo anche le aperture per le maniche. Bene, proseguiamo così vi faccio vedere poi il resto. Un inciso che desidero farvi. Quando arrivate al conteggio dei vostri punti per trovare la misura della vostra manica, ovviamente devono essere gli spazi identici sia sul destro che sul sinistro. Ecco, ovviamente la parte centrale può essere dispari, cioè può capitare che ci siano punti diversi che vi troverete sul frontale rispetto al posteriore. Ecco, qualora aveste punti in eccesso, quindi la parte più ampia, lasciatela considerandola come frontale, cioè laddove poi ci sarà il seno che ovviamente riempirà in modo diverso il vostro abito. Per questo io ho segnato in modo convenzionale con un marcapunto la mia parte frontale. Il giro del vano maniche si fa inserendo i punti alti soltanto fino a dove abbiamo messo i marcatori, quindi si salta direttamente sul punto marcatore dall'altra parte. Ecco, vedete i punti alti, laddove ci sono sotto le 2 catenelle si entra e si conclude il giro in questo modo. Ok, ecco qui, dopo l'unione, questo giro che ha unito quindi lo spazio dedicato poi per le maniche, ho iniziato l'altro giro di punti alti con l'unica diminuzione relativa al fianco, quindi laddove io avevo 2 punti alti sottostanti, li ho uniti e li ho fatti diventare un unico punto. Questo sarà fatto anche da questa parte, che vedete ancora devo girare. Vediamo un po' se riesco a farvi vedere, ecco. Arriverò in prossimità di questi 2 punti alti e li unirò in un unico punto alto. Questa è l'unica diminuzione che faccio per tenere lo spazio sotto le ascelle ben aderente al corpo, altrimenti ovviamente può dare fastidio sotto al braccio. Questo è l'unico quindi punto che tengo ben serrato. Dopodiché proseguo la mia riga a punti alti. Vado avanti così con questo schema, con questo programma, quindi punti alti semplicemente a righe circolari per la parte alta fino a sotto il seno. Ho terminato così la parte alta del mio abito, l'ho provata, le misure sono a posto e come dicevo ho utilizzato 2 filati uniti insieme.
quindi posso considerare conclusa la parte alta. Ho realizzato, dopo la chiusura delle maniche, 1, 2, 3, 4, 5 righe punti alti più un'ultima di mezzi punti per definire meglio il corpetto. La prima parte, giusto per dare un piccolo riassunto, è esattamente quella del diagramma come riportato. Ora proseguiamo la lavorazione, sempre a punti alti, soltanto per la parte lunga dell'abito e, dicevo, solo col filo mélange. Iniziata la parte con il filo semplice, vedete, senza più il bianco intrecciato, sono quindi proseguita a effettuare righe sempre a punti alti. Proseguo così a oltranza, cioè decidete voi quanto lungo volete fare il vostro abito, oppure semplicemente fermarvi dopo i fianchi per fare un pullover o una maglia, o se preferite potete anche fermarvi semplicemente al corpetto per fare un top. Ho proseguito la lavorazione di questo tubino e quindi sempre senza aumenti, punti alti, fino ad arrivare a una lunghezza di 93-95 centimetri, quindi è proprio un tubino molto lungo che arriva fino a circa le caviglie. Quindi io direi che al momento posso terminare la lavorazione dell'abito, della lunghezza dell'abito, e dedicarmi quindi all'inserimento delle maniche. Iniziamo la lavorazione delle maniche posizionandoci sotto al vano della manica. Questa è la diminuzione sotto da seguire. Posizioniamoci quindi sotto all'ascella e iniziamo con le prime 2 catenelle e un punto alto subito dopo nel punto sottostante che chiudiamo in un unico punto. Olè, quindi abbiamo già fatto la prima diminuzione. Ora proseguiamo con un punto alto per ogni punto sottostante. Il primo giro di fatto non ha altre diminuzioni, quindi anche quando incrociamo poi le catenelle della riga sotto, inseriamo l'uncino esattamente nel centro della catenella. Quindi una prima qui e poi anche una seconda. Quindi rispettiamo esattamente i punti che ci sono sotto. Quindi, come dicevo, l'unica diminuzione sul primo giro restano i 2 punti alti uniti esattamente sotto, nei primi punti sotto all'ascella, proprio per non creare spessore sulla vestibilità della manica. Ecco, questi sono i primi punti eseguiti sotto all'ascella. Seguite poi lo schema come vi ho dato successivamente con le righe qui di seguito. Questa è la lavorazione della mia manica, ovviamente mi sono fermata un attimo per farvi vedere. Dopo la parte iniziale che costituisce la mia spalla, intorno all'ascella, come vi ho fatto vedere nelle foto allegate, ho realizzato una piccola diminuzione sempre all'inizio del giro. Ho poi raggiunto una circonferenza
di 25 punti alti, che in pratica è il mio braccio. Ovviamente se voi avete un braccio leggermente più formoso, non fate le diminuzioni iniziali e proseguite la lavorazione classica proprio a mo' di tubolare, per intenderci. Ecco, questa è la mia manica. Ho raggiunto una lunghezza di circa 70 centimetri. Dunque, la parte iniziale, dicevamo, è lo scollo, sono circa 19-20 centimetri. Dicevamo la piccola diminuzione, la lavorazione sempre a punti alti di una circonferenza, come vi dicevo poc'anzi, di 25 punti alti rispettando la misura del mio braccio. Poi dopo un tot di righe, che ovviamente sono a scelta per la lunghezza del vostro braccio, ho voluto, per quanto riguarda la parte finale della mia manica, dare una sorta di personalizzazione e quindi ho deciso di aumentare per dare questo senso un po' a ventaglio del termine della manica. Quindi a un certo punto ho inserito un punto in più ogni 4. Quindi molto semplicemente ho fatto soltanto una riga con dei piccoli aumenti, in modo che poi le righe successive mi dessero appunto questa piccola svasatura, questa apertura. In ultimo ho deciso poi sulla penultima riga di lasciare proprio in chiusura di giro 2 punti alti liberi, e quindi anziché completare la chiusura dei 2 punti alti ho fatto 2 catenelle. L'ultimo giro le ho invece completate. Questa sorta di buchino è quella che poi mi aiuterà nel momento in cui vestirò la mia manica a inserire il pollice, in modo che la manica a scelta può rimanere bella compatta su tutto il braccio. Quindi questa è proprio tutta la mia manica. Ora eseguo e termino l'altra, poi lo vestiamo e vediamo se c'è da fare qualche aggiunta o qualche correzione finale. Direi che siamo a buon punto.